Anche oggi parleremo di treppiedi e in particolare di un oggetto che mi è stato inviato per provarlo e per parlarvene. Parliamo del PhotoPro XAir Cross 3 Carbon. Eccolo qui. A tra poco. Allora, buongiorno a tutti. Allora, oggi vi volevo presentare questo treppiede della PhotoPro e si chiama XAir Cross Carbon 3. È un treppiede che io ho avuto la possibilità di provare perché ho la necessità di alleggerire un pochettino il mio corredo, in quanto lo trovo troppo pesante e questo mi limita molto nelle mie uscite che faccio quando esco a fare fotografia. Ultimamente effettivamente ho sofferto molto appunto il peso di tutto quello che mi porto dietro, quindi lo zaino, il drone, la macchina fotografica, gli obiettivi e il treppiede soprattutto. Quindi sto agendo per migliorare questa situazione e quindi per dotarmi di attrezzatura un po' più leggera, sebbene comunque efficace. Il primo elemento da cui sono voluto partire è appunto il treppiede, in quanto il treppiede che ho, pur essendo per la sua categoria molto leggero, comunque pesa quei 2 kg, va bene, tra treppiede e testa. Invece questo treppiede qui è molto leggero e pesa diciamo meno di 900 grammi, quindi meno della metà. E per cui PhotoPro mi ha dato la possibilità di provarlo, per cui adesso procederò prima con la descrizione sommaria del treppiede, di com'è, di come si presenta eccetera, e poi nei prossimi video lo userò sul campo per poi fare dopo un po' un riassunto finale per vedere come è andato, se è adatto alle mie caratteristiche, alla mia macchina fotografica eccetera. C'è da dire anche che passare da un treppiede di 2 kg a uno di 900 grammi sembra un po', diciamo così, una cosa sbagliata, va bene, perché chiaramente non sarà mai questo stabile come l'altro. Però contemporaneamente, avendo una macchina fotografica stabilizzata, quello che sto provando a fare è di usare il treppiede il meno possibile, quindi di portarmi dietro un treppiede molto leggero in modo tale che io lo possa usare quando è proprio necessario, quando bisogna fare delle lunghe esposizioni ad esempio, o quando la luce è molto scarsa, oppure quando si deve fare dei panorami, insomma in quelle situazioni lì. Per il resto scattare a mano libera, in modo tale da avere una fotografia più semplice, più facile, ma anche portarmi dietro un'attrezzatura un po' più leggera. Allora, cominciamo ad aprire la scatola, una scatola come tante, comunque confezionata molto bene. Quindi il treppiede arriva con questa custodia morbida che è fatta bene e lo protegge quando lo si porta in giro. Io la userò forse per tenerlo quando è a casa, perché poi quando vado in giro lo terrò nell'apposito spazio che c'è fuori dallo zaino. Comunque, volendo, voi potete appenderla, soprattutto per quegli zaini che non hanno un vano apposito, qui è poi tenuta con dei gancetti o con qualcosa di simile. Dopodiché il treppiede appunto è contenuto in questo involucro. Qui in questa busta ci sono le istruzioni e 2 chiavi per le varie regolazioni se si dovessero rendere necessarie, quindi diciamo che è fatta molto bene. C'è anche un bottoncino automatico per aprirlo e per chiuderlo, quindi si può conservare anche insieme al treppiede. Il treppiede, eccolo qui, è veramente molto compatto, presenta una testa integrata, eccola qui. Allora, il treppiede quindi ha un
nottolino, ok, qui, che consente di alzare e di bloccare la colonna centrale, va bene? Questo qui, come molti altri treppiedi dotati di colonna. Dopodiché ha una levetta che serve per svincolare la testa. Non c'è la possibilità di avere una frizione, quindi è o chiusa oppure aperta, però sembra abbastanza stabile, dopo lo vedremo con la macchina fotografica sopra sul campo. Dopodiché ha un piatto, va bene, con una sua piastra modello Arca Swiss, che ha due vitarelle che servono appunto per non farlo slittare via inavvertitamente, e dopodiché qui ha una ghiera per fissarlo, va bene, e quindi garantire la massima sicurezza quando lo si utilizza. C'è da dire che la colonna centrale, per poter manovrare la testa, deve essere alzata un pochettino, quindi se io la abbasso tutta, la testa chiaramente rimane vincolata alla crociera su cui si innestano le tre gambe. Invece, per consentirgli un movimento maggiore, bisogna alzarla un pochettino e poi fissarla così. La testa inoltre si può svitare, va bene, e ha una filettatura da 3 ottavi, quindi qualora voleste cambiare la testa con una filettatura da 3 ottavi potete cambiarla. La testa, oltre poi ad avere una bolla per appunto mettere il treppiede in piano, ha anche la possibilità, il piatto, di ruotare tramite questa rotellina, per cui se io sgancio questa rotellina, la testa ruota in maniera fluida, e questo è molto utile soprattutto nelle panoramiche. Poi, per chi non avesse o non volesse usare un supporto ad L per la fotocamera, questa testa ha anche la possibilità molto facilmente di piegarsi, va bene, a 90 gradi, e quindi di assumere la posizione verticale. Da questo lato qui ha una filettatura, anzi ne ha due filettature per poter metterci degli accessori con dei braccetti appositi. Questi supporti hanno una vite da 1/4, quindi posso mettere degli accessori appunto con vite da 1/4. Le gambe si possono orientare in tre posizioni, va bene, quindi si tira questa levetta e quindi la si può poi orientare in varie posizioni, va bene, sono 3 posizioni. Le gambe hanno poi un sistema di apertura molto ingegnoso, perché non hanno le classiche ghiere oppure le classiche leve, hanno solamente un meccanismo unico, per cui io ruoto in fondo, apro, anche ad altezze diciamo così intermedie, poi lo chiudo e quindi il treppiede rimane a quell'altezza lì. Se lo voglio riallungare oppure richiudere, rigiro questo piedino e lo allungo tutto, oppure lo chiudo tutto per poi sfissarlo. La colonna centrale inoltre si può anche ribaltare, in quanto se io svito qui in fondo questo nottolino, va bene, esce fuori questo accessorio che poi vediamo che cos'è. Questo però mi consente di sfilare tutta quanta la colonna centrale e poi rimetterla al contrario, quindi se io avessi bisogno di fare delle fotografie a livello del terreno, va bene, posso montare la macchina fotografica sulla testa, in questo modo sarebbe al contrario, e però posso comunque fare le mie fotografie in modo molto ravvicinato al suolo. Allora, per ciò che riguarda infine questo accessorio, che è nascosto appunto all'interno della colonna, questo si può staccare dalla parte della molla e quindi del gancetto per appendere dei pesi sotto. Si apre, va bene, si apre, può
regolarsi per adattarsi a vari telefoni. Ha anche qui una vite da 3 ottavi, quindi si può volendo montare anche su un'altra piastra Arca Swiss, e poi si può soprattutto montare sulla piastra del treppiede. Ok, si può fissare e così posso fare delle riprese anche con il cellulare senza dover portarmi dietro ulteriori accessori. Quindi, che dire, un primo approccio con questo treppiede che abbiamo fatto oggi in maniera molto rapida, sembra veramente ben fatto, ma sicuramente è molto leggero, è molto compatto. Vediamo un po' come si comporterà sul campo. Sono anche curioso di vedere la durabilità di questa chiusura, va bene, anche la praticità di questa chiusura, e vediamo un pochettino come si comporta. Per il momento mi ha fatto un'ottima impressione, per cui se vi è piaciuto questo video mettete pure un like. Se avete delle domande su questo oggetto scrivetemele qui sotto e io vi risponderò. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.